Ciao ragazzi, io sono Francesco Saviano di 3D Skill Up. In questo video vedremo come modellare un portacandela con Blender. Creeremo il portacandela estrudendo i vertici e seguendo il profilo della reference per poi usare la funzione spin. Modelleremo poi la candela aggiungendo anche qualche interessante dettaglio con lo sculpting, come ad esempio le colature di cera. Il texturing lo faremo con Substance Painter e poi aggiungeremo anche la fiammella della candela. Quindi iniziamo, selezioniamo tutto con il tasto A, X per cancellare. Spostiamoci in modalità front view con il tasto 1 sul tastierino numerico, quindi Shift A, Image, Reference per aggiungere la nostra reference. Spostiamola con il tasto G, Z un po' più sopra e con GY un po' più indietro. Quindi andiamo qui in Object Data Properties e rendiamo questa reference un po' trasparente, abbassando qui l'opacità. Spostiamoci di nuovo nella vista frontale con il tasto 1 e con Shift A inseriamo un plane. Ruotiamolo su X con RX di 90 gradi, entriamo nella modalità selezione vertici e selezioniamo un vertice per poi premere CTRL I e quindi X delete vertici. Abbiamo adesso questo singolo vertice che spostiamo qui e iniziamo quindi ad estrudere con il tasto E seguendo il profilo dell'immagine di riferimento. Arrivati qui estrudiamo con il tasto E e quindi Z. Quindi adesso possiamo utilizzare la funzione spin, ma prima di fare questo assicuriamoci che il 3D cursor si trovi all'origine. Se così non fosse possiamo premere lo shortcut Shift più C oppure Shift più S e dire Cursor to World Origin. Questo perché l'estrusione con lo spin avverrà intorno al 3D cursor. Una volta fatto questo possiamo premere A per selezionare tutti i vertici e qui nella toolbar di sinistra selezioniamo Spin. Una volta selezionato Spin possiamo premere sul tasto più, su quest'icona più che vediamo qui. Ecco che il nostro portacandela è stato creato. Confermiamo con invio e selezioniamo qui il Move Tool. Entriamo in Object Mode e con il tasto destro applichiamo Shade Smooth. Applichiamo ora il modificatore Subdivision Surface, spostiamoci qui in Modifier Properties e selezioniamo Subdivision Surface. Possiamo aggiungere il Subdivision Surface o in questo modo oppure più rapidamente selezionando l'oggetto nella 3D Viewport e premere CTRL 2, dove 2 ci sta ad indicare il livello di suddivisioni. Quindi possiamo premere CTRL 3 per 3 suddivisioni e così via. Entriamo in Edit Mode e aggiungiamo qualche loop cut di supporto. CTRL R, mettiamo un edge loop qui, uno qui, in questo modo qua, per definire un po' meglio questi bordi. Ora scegliamo la modalità selezione vertici, con Alt selezioniamo tutto questo loop qui e poi estrudiamo con E e poi subito dopo scala. Arriviamo qui, F per chiudere, CTRL R per aggiungere qualche loop cut. Aggiungiamo un loop cut qui e uno qui, forse anche un altro qui e uno anche qui.
Creiamo quindi qualche semplice scanalatura, CTRL R e poi CTRL B per il bevel, e quindi ora dobbiamo estrudere lungo le normali. Per fare questo possiamo premere E per estrudere e poi confermare con invio e Alt S per scalare lungo le normali. In questo modo qui. Poi possiamo mettere un edge loop qui e un altro qui. Creiamo qualche altra scanalatura, qui CTRL B, e possiamo estrudere lungo le normali anche in un altro modo, premendo I e subito dopo tenere premuto CTRL, in questo modo. Mettiamo dei loop cut di supporto, creiamo un'altra scanalatura qui, mettiamo un loop cut qui e uno qui e creiamone un'altra qui. Ora modelliamo la candela, selezioniamo il portacandela ed entriamo in Edit Mode. Selezioniamo questa faccia qui, Shift S, Cursor to Selected. Entriamo in Object Mode, Shift A e inseriamo un cilindro. Scaliamolo, entriamo in Edit Mode, selezioniamo la faccia di sopra e quindi G e poi Z per alzarla. Entriamo in Object Mode, tasto destro, Shade Smooth. Ora daremo una forma un po' più realistica a questa candela, con qualche dettaglio anche di colatura della cera attraverso lo sculpting. Quindi la prima cosa da fare è selezionare l'oggetto, entrare in Edit Mode e aggiungere dei loop cut qui per rendere la geometria più equa. Ed è importante fare questo ogni volta che iniziamo a scolpire una mesh. Quindi selezioniamo la faccia qui sopra e facciamo un inset con il tasto I, arriviamo fino qui, CTRL R per suddividere questa parte. Entriamo in Object Mode e aggiungiamo un modificatore Multi Resolution. Aumentiamo il numero di suddivisioni a 4 o a 5 ed entriamo in Sculpt Mode. Quindi selezioniamo il brush grab e iniziamo a fare qualche piccola deformazione in questo modo qui, giusto qualche tocco. Possiamo ridimensionare il pennello premendo il tasto F. Ok, quindi selezioniamo Inflate e su questo bordo qua facciamo questo tipo di lavoro. Poi selezioniamo Blob, premiamo F, spostiamoci un po' più su una vista dall'alto e tenendo premuto CTRL facciamo questo tipo di lavoro qui. Adesso selezioniamo il brush clay e aggiungiamo qualche dettaglio in questo modo per rendere la superficie meno liscia. È un po' più interessante con qualche dettaglio di questo tipo, molto pennellate molto libere. Ok, adesso tenendo premuto Shift diamo un po' di smooth, soprattutto in queste zone dove le pennellate si incrociano. Ok, adesso selezionando di nuovo il brush Inflate facciamo qualche semplice colatura in questo modo qua. Partiamo ridimensionando
maggiormente il pennello, iniziamo con questa collatura e poi verso la fine ridimensioniamo maggiormente un po' il pennello e facciamo più o meno una specie di goccia. Ok, non facciamo una linea perfettamente dritta, diamogli un po' di dinamicità in questo modo e con il brush crease qui alla fine andiamo a definire un po' meglio il bordo per metterlo maggiormente in evidenza. Ok, qui possiamo anche un po' appiattire. Andiamo a togliere un po' di cera. Ok, e facciamo un'altra colatura sempre con l'inflate qui. Questa la facciamo cadere subito all'inizio la goccia. Ok, e magari un'altra meno spessa qui. Il risultato mi soddisfa abbastanza, era giusto per dare qualche dettaglio in più alla cera e non farla rimanere proprio così completamente piatta. Quindi rientriamo in Object Mode e modelliamo lo stoppino. Selezioniamo la candela, entriamo in Edit Mode e qui selezioniamo questa faccia e possiamo anche duplicarla con Shift D e subito dopo P per separarla dalla selezione. Assicuriamoci di selezionare il pezzo che abbiamo appena staccato e buttiamo il multi resolution. Quindi adesso spostiamolo e avviciniamolo qui, entriamo in edit mode, estrudiamo e scaliamo in questo modo qui, mettiamo qualche loop cut qui, poi ne selezioniamo uno, attiviamo il proportional editing qui in questo modo e andiamo a deformare un po' lo stoppino così. Selezioniamo quest'altro edge loop e lo muoviamo in questo modo su Y. Ok, quindi qui adesso possiamo aggiungere un bevel, assicuriamoci prima di applicare la rotazione e la scala, aumentiamo il numero di segmenti a 3, ok. Selezioniamo lo stoppino, CTRL 2 per applicare anche un subdivision surface. Ebbene, quindi adesso andremo a scucire questi tre componenti, lo stoppino, la candela e il portacandela, per poi texturizzarli con Substance Painter. Iniziamo dallo stoppino, lo selezioniamo e entriamo qui nel workspace UV Editing, selezioniamo lo stoppino, isoliamolo. Intanto possiamo buttare questa faccia qui sotto, la selezioniamo, X, Delete Faces. Entriamo nella modalità selezione Edge, selezioniamo questo Edge Loop qui, poi selezioniamo questo, CTRL E, Mark Sim, dopodiché con il tasto A selezioniamo tutto, U, Unwrap. Ora carichiamo un UV Checker, andiamo qui nel workspace Shading, selezioniamo lo stoppino, era già selezionato, ok, quindi andiamo qui in Material, aggiungiamo un nuovo materiale, lo chiamiamo Matte UV Grid, ok. Qui adesso aggiungiamo una texture, Shift A, texture, image texture, gli diciamo nuovo
e aumentiamo un po' la risoluzione, 2,48 per 2,48, e qui in Generated Type scegliamo UV Grid. Ok, e quindi colleghiamo il nodo al base color del nodo principal BSDF. Ok, quindi adesso entrando un attimo in edit mode, qui selezioniamo questa opzione di live unwrap che ci permetterà di vedere in tempo reale le modifiche che stiamo facendo nello spazio UV. E quindi ritorniamo qui nel workspace UV editing, entriamo qui in object mode e selezioniamo a questo punto il viewport shading material. Ok, vediamo qui che l'UV grid è abbastanza buono, a parte questo problema che sembra essere causato dal subdivision surface che andremo tra poco a correggere, però vediamo che qui il guscio UV dello stoppino non è perfettamente dritto, quindi quello che possiamo fare è selezionare due facce che sono abbastanza dritte e quindi dopo averle selezionate premere U unwrap e assicuriamoci qui di stare nell'UV Sync Selection. Nella 3D Viewport, dopo averle selezionate e scucite, premiamo il tasto L per selezionare tutto l'oggetto e dopodiché U e gli diciamo Follow Active Quads. Diamo ok ed ecco che abbiamo raddrizzato il nostro guscio UV dello stoppino, quindi lo scaliamo. Ok, c'era il proportional editing attivo, scaliamo questo guscio qui, perfetto, vedete che l'UV grid è importante che questi quadrati siano effettivamente con una proporzione 1 a 1, non devono essere schiacciati, non devono somigliare a dei rettangoli ma bensì a dei quadrati. Ok, quindi adesso per risolvere questo problema che si sta verificando, sembrerebbe dall'utilizzo del modificatore Subdivision Surface, basterà entrare in Edit Mode e aggiungere qualche loop cut di supporto per ogni, diciamo per tutto lo stoppino. Consideriamo in questo caso non stiamo modellando un game prop e dobbiamo tenere conto della geometria, del numero di poligoni, stiamo modellando tranquillamente per il piacere di farlo, per creare un qualcosa da renderizzare o cose di questo tipo. Ok, quindi riattiviamo il Subdivision Surface, perfetto, forse qui adesso il bordo sembra un po' troppo netto in questa parte, possiamo forse togliere questi due edge loop qui per ammorbidire un po', per smussarlo un po', ecco. Quindi premiamo slash sul tastierino numerico e adesso isoliamo la candela, selezioniamola, premiamo di nuovo slash, entriamo in edit mode e selezioniamo questo edge loop qui. Anzi no, buttiamo prima la faccia di sotto, quindi selezioniamo questa faccia, la buttiamo con X, delete face, poi entriamo nella modalità selezione age, selezioniamo quest'age qui, teniamo premuto shift e selezioniamo questo primo age qui, poi ci spostiamo alla fine e tenendo premuto CTRL selezioniamo quest'ultimo e farà la selezione di tutto questo age qui. Quindi adesso possiamo premere CTRL E, Mark Sim e una volta fatto questo selezioniamo tutta la mesh con il tasto A, tasto U, Unwrap. Selezioniamo la candela e applichiamo il matte UV grid che avevamo in precedenza creato. Vedete che qui in queste zone dove abbiamo agito con lo sculpting viene deformata la texture, ma non me ne preoccupo più di tanto perché questo non è un workflow per creare un game asset o comunque fare del retopology e poi il baking per ricreare questi dettagli sulla normal map, quindi va bene, deformerà un pochino ma non sarà un grosso problema. Tasto slash sul tastierino numerico, selezioniamo il portacandela, slash di nuovo per isolarlo ed entriamo in edit mode. Qui
avevamo buttato la faccia, anzi no, non l'abbiamo proprio costruita, quindi basterà selezionare con Alt e tasto sinistro tutto questo edge loop qui e premere F, e dopodiché fare un inset in questo modo qui. Ok, CTRL R e lo tiriamo giù fino a qui. Ok, quindi selezioniamo quest'edge loop qui, poi con Shift selezioniamo questo, andiamo giù qui e selezioniamo l'ultimo tenendo premuto CTRL. Quindi poi con Shift e Alt premuto selezioniamo tutto questo edge loop qui. CTRL E, Mark Sim. Ora per raddrizzare questo guscio UV utilizzerò un add-on di nome Zen Unwrap. Potete seguire un tutorial su come utilizzarlo che vi linko sia nella descrizione che qui nello schermo da qualche parte. Quindi assicuriamoci sempre di avere attiva l'UV Sync Selection, dopodiché selezioniamo la modalità facce e premiamo L per selezionare tutto questo guscio qui. Nell'add-on qui Zen UV, che compare nella toolbar di destra dopo averla aperta con il tasto N, qui in Transform troviamo questa utile funzione chiamata Quadrify Island e possiamo utilizzarla quindi per raddrizzare il nostro guscio UV. Ok, quindi spostiamoci nella 3D Viewport, entriamo in Object Mode e anche qui selezioniamo il matte UV Grid che abbiamo in precedenza creato per visualizzare l'UV Grid su questo oggetto. Rientriamo nel Workspace Layout e una cosa che voglio fare è una piccola modifica al portacandela, però questa è una cosa che andrebbe fatta prima di fare l'unwrapping. Proviamo a selezionarla, intanto la isolo un momento, selezioniamo il portacandela. Quello che voglio fare è una semplice modifica di questo tipo: selezionare questa faccia, attivare quindi il proportional editing e tirare un po' giù e fare questo tipo di modifica qui. Non dovrebbero esserci alcun tipo di problema sull'UV. Ok, quindi slash di nuovo. Ok, ecco, per avere un po' questo effetto seleziono la candela, la sposto un po' giù con GZ. Ok, e quindi adesso vado ad unire i componenti e a creare un unico materiale per il portacandela, e quindi utilizzeremo un unico set di texture. Prima di unirli però dobbiamo selezionare i componenti e applicare i modificatori. Possiamo applicare i modificatori o selezionandoli e andando qui sulla freccetta e quindi apply, oppure selezionandoli ed utilizzare lo shortcut CTRL più A. CTRL più A. Assicuriamoci sì, che il cursore sia posizionato all'interno di questo riquadro del modificatore, non altrove, perché altrimenti, come avete visto, giustamente non funzionerebbe. Possiamo anche selezionare adesso la reference e con il tasto X buttarla. Una cosa però che è necessario fare è selezionare la candela e quindi qui abbassare un po' il numero di suddivisioni, portarle anche a 2, perché poi possiamo avere problemi nella fase di unwrapping quando pacchettizziamo. Quindi qui ricordiamoci anche dello stoppino di spostarlo un po' più giù, selezioniamolo GZ, facciamolo compenetrare, ok. Quindi c'è un modo anche più rapido di applicare i modificatori in un colpo solo, è selezionare tutto con A e quindi con CTRL A dire Visual Geometry to Mesh. Quindi ora selezioniamo tutto, assicuriamoci che ci sia un oggetto attivo e lo notiamo dal fatto che ha il contorno giallo, mentre questi altri che sono oggetti selezionati ma non attivi hanno il contorno arancione. Quindi selezioniamo tutto, premiamo CTRL J per creare un'unica mesh. Rinominiamola qui nell'outliner portacandela e spostiamoci quindi
nel workspace UV Editing. Ora da qui dobbiamo pacchettizzare i gusci e per farlo possiamo o utilizzare la funzione Pack Island dell'add-on ZenUV oppure da Blender qui in UV Pack Island o utilizzare anche l'add-on UV Pack Master. UV Pack Master è interessante perché ha questa funzione chiamata Heuristic Search, oltre a tutta una serie di caratteristiche utilissime per quanto riguarda l'unwrapping. Dicevo, comunque ha questa funzione di Heuristic Search che fa delle iterazioni di volta in volta per cercare di ottimizzare al meglio lo spazio nell'UV-map. Quindi se proviamo UV Pack Master, attiviamo questa funzione Heuristic Search, selezioniamo con A tutto e quindi poi clicchiamo su Pack. Vedete qui in basso le varie iterazioni che sta facendo e possiamo anche già adesso fermarci premendo il tasto ESC. Vedete questi numeri indicano la percentuale di volta in volta delle iterazioni, la percentuale di ottimizzazione dello spazio 0.8, diciamo l'80% della mappa UV è stata utilizzata. Ora una cosa importante da fare è ottimizzare un po' la densità della mappa UV sui vari oggetti, quantomeno cercare di normalizzarla. C'è una funzione di UV Pack Master molto utile per fare questo che si chiama proprio Normalized Island e cercherà di dare una densità pari, diciamo, per tutte le componenti. Quindi selezioniamola, Normalize Island, con A selezioniamo tutto e quindi Pack. Vedete che adesso ho cercato di distribuire in maniera equa la densità della texture sui vari componenti. Se non utilizziamo l'add-on UV Pack Master possiamo tranquillamente fare questo manualmente, selezionando ad esempio la candela e scalandola in modo da raggiungere una texel density equa rispetto agli altri componenti. Quindi questo è un risultato assolutamente accettabile. Abbiamo una texel density distribuita in maniera equa e poi sicuramente possiamo fare degli ulteriori accorgimenti e ottimizzazioni manuali per andare a ulteriormente a riempire questo spazio che ci è rimasto. Possiamo notare che qui si sta deformando abbastanza la nostra texture, vedete. Una soluzione è quella di marcare dei seam qui in questo modo, quindi dividere un po' le parti. Mettiamo anche uno qui, dopodiché utilizziamo la funzione dell'add-on ZenUV per raddrizzare i gusci. Selezioniamo qui Face, Quadrify Island, e quindi con UV Pack Master, sempre con la funzione Normalize Island e Heuristic Search attiva, andiamo a pacchettizzare. Selezioniamo tutto, Pack. Ok. Ora questo sicuramente interromperà la continuità della texture dove abbiamo messo i nuovi seams, però possiamo risolvere la cosa utilizzando ad esempio la funzione Triplanar di Substance Painter. Quindi quello che ci resta da fare adesso è esportare la mesh in formato FBX e quindi fare il texturing con Substance Painter, rimportare in Blender, caricare le texture e accendere la fiammella. Prima di esportare però assicuriamoci che le normali puntino nella direzione corretta, quindi andiamo in Overlays, Face Orientation e selezioniamo il portacandela con L, qui in Select Linked selezioniamo Material e vedete che la mesh è colorata di rosso, questo significa che le normali stanno puntando all'interno e noi dobbiamo quindi flipparle. Possiamo fare questo con lo shortcut Shift più N oppure con Alt N e quindi Flip o Recalculate Outside. Selezioniamo il portacandela, File, Export, FBX.
creiamo una cartella di nome FBX, rinominiamo il file portacandela e qui spuntiamo Selected Objects e quindi Export FBX. Apriamo Substance Painter, File, New. Qui in Select selezioniamo l'FBX, in Document Resolution impostiamo 2K e diamo OK. Ora farò un texturing molto veloce utilizzando gli Smart Materials, ma comunque ottenendo davvero un buon risultato. Prima di iniziare il texturing andiamo qui in Texture Set Setting e facciamo il bake di alcune mappe. Selezioniamo la World Space Normal, l'Ambient Occlusion, la Curvature e la Position. Qui in Output Size impostiamo 2,48 e in Anti-Aliasing Subsampling 2x2. Andiamo su Bake. Ok, fatto questo possiamo spostarci qui nella finestra Asset e selezioniamo Smart Material. Selezioniamo questo Bronze Armor e trasciniamolo o qui nei Layers o direttamente sull'oggetto. Dobbiamo ora applicare questo materiale solo al portacandela. Per farlo selezioniamo tutta la cartella, tutta questa cartella Bronze Armor e qui aggiungiamo una Black Mask. Dopodiché selezioniamo il Polygon Fill, selezioniamo Mesh Fill e clicchiamo sul portacandela con il tasto sinistro. Ok, fatto questo, controlliamo come appare il materiale su questo portacandela. Direi buono, non c'è bisogno di scalare o fare altri aggiustamenti. Ora aggiungiamo della cera per la candela, spostiamoci in Material e scriviamo, anzi no, sempre in Smart Material, scusate, e scriviamo Wax. E penso di aver scaricato questo materiale dal sito di Substance Painter. Comunque potete trovare diversi buoni materiali che simulano la cera, quindi trasciniamolo qui, stessa cosa, selezioniamolo e aggiungiamo una Black Mask, selezioniamo il Polygon Fill, qui selezioniamo Mesh Fill e clicchiamo sulla candela. Ora, con un software tipo Substance Painter si possono fare davvero mille cose per quanto riguarda i materiali. Possiamo aggiungere graffi, possiamo aggiungere sporco, possiamo aggiungere ruggine, possiamo utilizzare diversi tipi di generatori per avere un controllo davvero completo su tanti aspetti che riguardano un materiale. Possiamo utilizzare le Smart Mask, possiamo fare davvero molto per realizzare fedelmente i materiali che ci circondano. Questo video però esula un po' dal come utilizzare Substance Painter. Molto probabilmente farò una playlist dedicata all'uso del software. Intanto però vi lascio qualche link in descrizione dove potete trovare dei corsi e dei tutorial per imparare ad utilizzare questo programma. Ma continuiamo il nostro texturing. L'ultimo componente che ci rimane da texturizzare è lo stoppino, e questo è formato solitamente da fili di cotone o stoppa intrecciati, quindi noi possiamo simularlo attraverso l'uso di un materiale, uno Smart Material che scriviamo qui Fabric, anzi in Material, spostiamoci in Material e scriviamo Fabric. E possiamo utilizzare anche questo qui. Scaliamo un po' qui nella Properties, in Tiling inseriamo 5 ad esempio. Bene, e stessa cosa, qui aggiungiamo una Black Mask, andiamo su Polygon Fill, selezioniamo Mesh Fill, clicchiamo con il tasto sinistro. Qui aggiungiamo un Paint, selezioniamo un colore scuro e aumentiamo il livello di roughness. Qui selezioniamo Brush, selezioniamo un pennello tipo anche questo, andiamo a creare un effetto di questo tipo un po'
per simulare lo stoppino bruciato dal fuoco. E qui adesso abbassiamo un po' l'opacità, in questo modo. E quindi andiamo a esportare le texture. File, Export Texture, e se andiamo qui nell'output template possiamo vedere tutti i preset, di cui è possibile anche modificare alcune cose e crearne di personali, eccetera. Il preset di Blender include una mappa base color, la normal map e la metallic, la roughness, la height map, e vedete che la normal map è in formato OpenGL. Quindi torniamo in setting, decidiamo il percorso, creiamo una cartella texture, qui selezioniamo una risoluzione a 4K e qui per la normal selezioniamo un formato a 16 bit per prevenire artefatti. Quindi export, e una volta esportate le importiamo adesso in Blender. Qui è rimasto il nome Matte UV Grid, ma semplicemente perché ho dimenticato di rinominare il materiale in Blender. Quindi abbiamo le nostre mappe esportate, spostiamoci qui in shading e adesso possiamo caricare tutte le mappe necessarie. Prima di fare questo però consiglio di installare l'add-on Node Wrangler. Possiamo farlo andando qui in Preferences, Add-ons, scrivendo nella barra di ricerca Wrangler, questo add-on qui. Tra le diverse utili funzioni e scorciatoie per il node editor, il node Wrangler ci permetterà di selezionare il nodo Principled BSDF e premere la combinazione di tasti CTRL SHIFT più T, e questo farà in modo di poter selezionare tutte le mappe PBR e caricarle in maniera più rapida. Selezioniamo la base color, la metallic, la normal e la roughness, facciamo la multiselezione tenendo premuto il tasto CTRL e quindi clicchiamo Principled Texture Setup. Vedete che automaticamente l'add-on caricherà tutte le nostre texture inserendo un nodo Image Texture e collegandole direttamente agli appositi input del nodo. Quindi collegherà la base color al base color, metallic a metallic, roughness alla roughness e la normal map alla normal map con il nodo vector normal map. Spostiamoci ora nel workspace layout e qui in viewport shading attiviamo material preview. Adesso quello che voglio fare è staccare la candela dagli altri componenti, dallo stoppino e dal portacandela, e assegnare un effetto subsurface scattering sulla cera. E questo effetto è utilizzato per materiali come la pelle, la cera, il latte, eccetera. Attraverso il subsurface scattering possiamo simulare la luce che non rimbalza direttamente sulla superficie, ma penetra all'interno della superficie, rimbalza internamente prima di essere assorbita o di essere poi riflessa. Quindi entriamo in Edit Mode, con L selezioniamo la candela, premiamo P e quindi Separate Selection. Ora rientriamo in Object Mode, selezioniamo la candela, andiamo qui in Material e creiamo questo materiale indipendente dagli altri cliccando questo numeretto, creando un single user. Dopodiché con la candela selezionata spostiamoci nello shading e qui aggiungiamo l'effetto Subsurface Scattering. Selezioniamo quindi il colore Subsurface verso un giallognolo. E adesso l'ultima cosa che ci resta da fare è accendere la fiammella. Ho imparato a creare la fiamma della candela seguendo uno dei tutorial del canale CG Matter che vedete qui sotto, e trovate anche un link in descrizione. È una tecnica davvero molto interessante che vediamo subito. La prima cosa da fare è scaricare una fiamma, un'immagine di una fiamma di candela in formato PNG con sfondo trasparente. Io ho trovato questa e voi sceglietene una che tranquillamente più vi piace, l'importante è che abbia lo sfondo trasparente.
Quindi avviciniamoci allo stoppino e tenendo premuto Shift clicchiamo con il tasto destro del mouse qui per spostare il 3D cursor, dopodiché Shift A, Image, Image as Plane e carichiamo la nostra fiamma. Ruotiamo su X di 90 con RX 90, spostiamoci in front orthographic e spostiamo la fiamma un po' più sopra, la scaliamo con S. Ok. Quindi adesso selezioniamola, andiamo in shading, buttiamo questo nodo qui, premiamo Shift A e qui in search scriviamo emission, inseriamo un'emission, cerchiamo il nodo transparent e qui inseriamo il nodo mix shader. Quindi colleghiamo il transparent qui, l'emission qui, la texture la colleghiamo al color dell'emission e l'alpha la colleghiamo come fattore. Ok, quindi colleghiamo il mix shader al nodo material output, spostiamoci in cycles, vedete abbiamo il controllo di quanta luce emette la fiamma. Possiamo anche aumentare un po' il subsurface scattering della candela. Ok, spostiamoci di nuovo in layout, qui in rendering. Ora questo è un ottimo effetto per ricreare la fiamma, l'unica cosa se ci spostiamo vedete ovviamente l'immagine è piatta, quindi possiamo utilizzare un trucchetto, quello di selezionare l'immagine, duplicarla con Shift D e quindi ruotarla su Z di 90. Poi selezioniamo questa che abbiamo appena ruotato di 90, la duplichiamo di nuovo con Shift D, la ruotiamo questa volta di 45 su Z e riselezioniamo questa che avevamo ruotato di 90, quindi la duplichiamo con Shift D, RZ meno 45 questa volta. E vedete adesso abbiamo sicuramente un effetto più credibile quando ruotiamo intorno alla candela. Quindi oggi abbiamo visto come creare un portacandela con Blender. Grazie per aver seguito questo tutorial ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un like o iscrivetevi al canale.